Ma ci credete che l'estate è già finita? Sembra tipo ieri che stavo drogando drink al Rimini Comics. Comunque, spero che ormai sappiate l'andazzo. Nuova stagione, nuovo video del Muscista, dove vi dico che anime escono, quali guardare e perché. Dunque, togliamoci subito le robe più conosciute. Re:Zero Season 3. Ho smesso di seguire quest'anime dopo la prima stagione, quindi personalmente non so dirvi che punti andrà a toccare questa nuova season. So però che è ancora molto popolare e tra gli isekai più di successo di sempre. Questa nuova serie avrà 16 episodi e il primo episodio durerà circa 90 minuti. Nonostante l'anime sia comunque prodotto dallo studio White Fox, a livello tecnico abbiamo qualche cambiamento riguardo il team e le persone che se ne occupano. Il cambiamento più sostanziale è sicuramente quello del regista, che non è più Masaharu Watanabe come nelle prime due stagioni precedenti, e il regista nuovo è Masahiro Shinohara, il cui unico altro lavoro da regista è Trapezium, un film di Cloverworks uscito a maggio. Che poi non sarebbe quel film basato sul Mech 64 che fa becca adesso Trapezium, che si mette così. No. Per quanto riguarda Re:Zero, nello specifico, questo regista ci ha lavorato precedentemente in una sola occasione, che sarebbe quando ha fatto l'episode director per il secondo episodio della prima stagione. Se pensate che sia una cattiva notizia, non fateci troppo peso, perché tanto Re:Zero non ha mai avuto, a prescindere, una buona regia. Non penso vi accorgerete neanche del cambiamento. Sono cambiati anche i design dei personaggi e il character designer, che adesso è Haruka Sagawa, e onestamente, vedendoli insieme, penso di preferire questi ultimi rispetto ai precedenti. È puramente soggettiva qua la questione e si parla di gusti estetici personali che possono cambiare da persona a persona, perciò non prendetelo come chissà che verdetto. In generale ci sono stati anche altri cambiamenti allo staff e per lo più pare che la serie sia stata affidata a persone più giovani, quindi automaticamente anche con meno esperienza, ma non necessariamente senza talento, Dopo Re:Zero penso che la serie più attesa di questa stagione autunnale sia proprio Dandadan, e su questo pure io assieme a voi mi sono fatto prendere un po' dall'hype. I trailer mi sono piaciuti un sacco, conosco persone che seguono il manga che mi hanno detto che è folle e pieno di idee fuori di testa, e del team che ci lavora penso che possiamo fidarci quasi ciecamente. L'anime è prodotto infatti dallo studio Saint Saru, che è stato fondato da Masaki Iwasa, autore di opere del calibro di Devil May Cry Baby, Ping Pong The Animation o The Tatami Galaxy. In questo specifico anime Iwasa non c'entra nulla, ma la regia ci sarà Fuga Yamashiro, che ha lavorato per diversi anni come suo assistente. So che a molte persone di solito non interessa vedere chi scrive la sceneggiatura di anime che adattano altre opere, perché logicamente la storia in sé non è la loro, ma penso che in questo caso vi farà piacere sapere che se ne occuperà mio padre, Hiroshi Seigo. Se non conoscete sto nome, tranquilli, non è chissà quanto famoso, però silenziosamente è uno degli sceneggiatori che riesce meglio ad adattare la storia dei manga al formato animato. Non a caso è lui che c'è dietro l'adattamento narrativo di opere come Attack on Titan, Chainsaw Man, Vinland Saga o Mob Psycho. Mi piace quindi pensare che a livello di ritmo narrativo, dialoghi, scorrevolezza e gestione dei vari story beats, cliffhanger, bla bla bla, non ci saranno problemi. Altri due ruoli dello staff di cui vorrei parlarvi, che secondo me spingono, sono direzione artistica e direzione della fotografia. Per la prima abbiamo Junichi Higashi, e sono particolarmente contento perché è lui che si è occupato della direzione artistica della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che esteticamente è davvero una gioia per gli occhi, grazie pure ovviamente al nuovo fantastico design dei personaggi di Sayaka Koiso e la giornata visione artistica del regista Gosho Ozono. Però rimane il fatto che è un bravo direttore artistico e ha collaborato per i fondali di roba come The Skycrawlers di Mamoru Oshii o Karano Kyokai. Il suo lavoro più famoso però, che comunque ormai risale a parecchi anni fa, è probabilmente Cowboy Bebop, dove ha fatto ugualmente da art director. Quindi tanta roba. Come vi dicevo prima, il secondo ruolo che secondo me è ricoperto da una persona davvero in gamba è la direzione della fotografia, con Kazuto Izumida. Lui in realtà non lo conoscevo minimamente prima di andarmelo adesso a cercare, e ho scoperto che ha fatto la fotografia di Look Back, il film di Yoshiyama basato sul one shot di Fujimoto. E non solo, ha fatto pure la fotografia di Great Pretender, una delle mie serie preferite di sempre. Perciò hype puro per Dandadan, e passiamo a parlare della terza serie più popolare della season, perlomeno secondo Analyst, Blue Lock 2. Non avendo visto la prima stagione, io personalmente non seguirò sta serie, ma essendo l'Italia la patria del calcio, penso che ci saranno parecchi di voi interessati allo Spokon calcistico più famoso degli ultimi anni. Ora che ci penso, esistono essenzialmente tre tipi di fan di Blue Lock: i fan degli Spokon, che stanno guardando la loro 28esima serie sportiva del mese; i fan degli Edit Funk, Egoisto, Isagi Yoichi, DJ Tenebroso,
E la terza categoria sono le ragazze che si fanno i sogni sui bishonen anime manga, particolarmente popolare tra le più mature, quindi se vi interessano le più grandi fateci un pensierino a Blue-Lock. Comunque, io sono un fan dell'edit, ma non così tanto da aver visto effettivamente la serie, però ho intenzione di guardarla prima o poi, perché mi affascina abbastanza il concept di un anime sul calcio, che è uno sport di squadra, che però promuove molto l'egoismo e l'individualità. Diciamo che rompe un po' i soliti stereotipi della forza dell'amicizia o del lavoro di squadra che sono popolari in tantissimi altri Spokon. Ma ripeto, non l'ho visto, quindi magari mi sbaglio ed è monnezza. Il regista di questa nuova stagione è cambiato, ma ha comunque lavorato come episode director in quella precedente, quindi un pelo di esperienza con la serie ce l'ha. E diciamo che ha pure una buona esperienza con gli Spokon, avendo lavorato a roba come Oshai no Sora, Ballroom Yokoso e Cheer Boys. Anche l'action director è nuovo, ma ha lavorato in passato ad Aoashi, altro anime sul calcio che so essere decisamente carino. Adesso direi di passare al prossimo anime. Questa è probabilmente la serie che sto aspettando di più dell'intera stagione autunnale. Sto ovviamente parlando di Uzumaki, adattamento dell'omonima storia di Junji Ito. Se conoscete Junji Ito e i suoi lavori sapete di che cosa stiamo parlando e di quanto sia importante questo adattamento, soprattutto se poi consideriamo che per qualche motivo le storie di Ito Sensei non hanno mai trovato giustizia in una trasposizione animata. Guardate per esempio quell'aberrazione che è Gyo o la delusione che sono stati gli anime antologici delle sue opere come Junji Ito Collection o Junji Ito Maniac. Vi starete chiedendo però perché Uzumaki dovrebbe essere differente da queste altre cose? Il motivo è ovviamente a causa della gente che ci lavora, in particolare il regista che è Hiroshi Nagama, il director di Mushishi. E se qualcuno di voi mi conosce sa che Mushishi è il mio anime preferito di sempre. E non dico che ho completa fiducia in Nagama perché ad esempio non mi è piaciuto per nulla l'approccio che ha usato per animare Akuno Hana. Però, ho abbastanza fiducia per pensare che possa essere la volta buona che esca fuori un bell'anime basato sui lavori di Junji Ito. Dopodiché abbiamo l'ennesima nuova serie di Bleach. E sono almeno fighe queste nuove serie? Non sono un grande fan di Battle, soprattutto se sono lunghi 400 episodi, perciò non ho mai visto Bleach e non sto manco recuperando queste nuove stagioni. Il regista di questa è Hikaru Murata e tra i suoi lavori più importanti c'è quello di aver collaborato come episode director a JoJo parte 4, parte 5 e parte 6. Ha anche lavorato alle precedenti 2 stagioni di Seinen Kessenen, ma non come director. Per il resto non mi pare ci siano altri cambiamenti rilevanti allo staff, quindi penso possiate aspettarvi una qualità in linea con le parti precedenti, credo. Abbiamo poi la seconda stagione di Seirei Gensouki, un isekai abbastanza mediocre del 2021. Nel team non mi pare ci sia qualcuno di incredibilmente rilevante da potermi fare interessare alla serie e quindi non vedo perché dovreste essere voi, a meno che non abbiate visto la prima stagione e vi sia effettivamente piaciuta. Onestamente non so neanche perché sia così alta in popolarità su Analyst. Rimaniamo in tema isekai e abbiamo la terza stagione di Arifureta. Di questo anime ricordo particolarmente bene il primo episodio in assoluto perché raramente ho visto dei primi episodi così brutti. So che però ha un suo fandom, una sua nicchia e ci sta. Tutti alla fine abbiamo dei guilty pleasure. Il mio è Sword Art Online, ma perlomeno posso dire che quello ha delle scene effettivamente animate bene. Vabbè, basta dissare Arifureta anche perché non mi ha fatto niente. Il regista è lo stesso della seconda stagione e la stessa cosa vale anche per la maggioranza del resto dello staff. Da notare come anche questa serie avrà 16 episodi e non 12-13 come siamo stati abituati di solito. Non ci discostiamo troppo del genere isekai e parliamo adesso di Shangri-La Frontier. La prima stagione si è conclusa a marzo di quest'anno e senza neanche una lunga attesa ecco qui che arriva la seconda stagione. E lo staff principale anche in questa serie è lo stesso identico della serie precedente, quindi non mi aspetterei chissà che cambiamenti sul comparto tecnico. Continuiamo con i sequel fantasy, stavolta con Danmachi 5. Ma vi ricordate quando uscì la prima season di Danmachi sul canale YouTube di Yamato Animation gratis? Bei tempi, porco due. Comunque non avevo idea fossimo arrivati così là con Danmachi, ma sono contento per tutti i fan che lo seguono. Lo staff è praticamente lo stesso della scorsa season, perciò anche in questo caso, regà, non c'ho nulla di particolare da dire o aggiungere. Finalmente abbiamo un altro anime nuovo e non l'ennesimo sequel, e sto parlando di Blue Box, questa new entry. L'anime è uno slice of life scolastico con un particolare focus sugli sport e la romance tra i due protagonisti. La trama è abbastanza semplice, ci sta sta ragazza di nome Chinatsu che è una bravissima giocatrice di basket e vuole arrivare a competere ai nazionali. Dall'altra parte c'è Taiki, un ragazzo un po' più piccolo di Chinatsu che ha una crush su di lei, si frequentano spesso perché vanno alla stessa palestra per allenarsi. Taiki fa parte della squadra di badminton e dopo aver sentito che Chinatsu vuole arrivare a competere ai nazionali, anche lui è motivato a farlo, però nel suo sport. Una cosa interessante però è che per vari motivi si ritrovano a vivere insieme nella stessa casa e potrebbe portare a qualche situazione particolare a causa di ormoni adolescenziali and shit. Però onestamente vedendo il trailer pare che l'adattamento animato si voglia concentrare per lo più su
sull'aspetto sportivo competitivo, quindi penso possa piacere un pochino ai fan di Spokon. Parlando un po' del lato tecnico e dello staff, alla regia c'è Yuichiro Yano, che è stato il regista di Lupin III parte 4 e parte 5, che sono davvero due bellissime serie. Anche il direttore della fotografia ha lavorato a roba interessante in precedenza, come Vinland Saga, Sora Yori, No Guns Life e Death Parade. Insomma, Blue Box sembra essere una serie promettente, sia per gli amanti di un bel romanzo scolastico che per i fan degli Spokon, e in più sembra avere anche il vantaggio di essere bello da vedere ed esteticamente piacevole. Torniamo ai sequel con la seconda stagione di Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Come sapete, io, più grande fan di Sword Art Online in Italia al mondo, forse. E ovviamente la prima serie di Gun Gale Online l'ho vista e vi dirò, in generale quella serie fu recepita bene, anche dalle persone che di solito buttano merda su SAO. Personalmente però Gun Gale Online mi piacque il giusto. Nulla di eclatante dal punto di vista tecnico né da quello narrativo, ma per un fan dell'universo narrativo di SAO, formato da tutti questi giochi VR, deep dive, bla bla, è sicuramente una piacevole visione. Intrattenente quanto basta, da non annoiare, con personaggi simpatici giusto e in generale un'estetica in linea con quello che avevamo visto di Gun Gale Online nella seconda stagione di SAO. Dopo 6 anni quindi torna con la seconda stagione, con lo stesso regista della prima. Il resto dello staff però non è sempre lo stesso, qualche cambiamento effettivamente c'è stato. La direzione artistica per esempio adesso è in mano a Takumi Hashimoto. Il nome non mi è sembrato per nulla familiare e infatti guardando a che cosa ha lavorato in precedenza si può vedere che è qualcuno di relativamente nuovo nell'industria. Avrò lavorato ai fondali del secondo film di SAO Progressive e alla direzione artistica di Brave Bang e Bravern, una serie mecha andata in onda d'inverno di quest'anno che so non è stata per nulla male. Tra l'altro ha anche lavorato agli sfondi dell'opening di Makane, che nonostante non siano chissà che cosa di particolare a me piacciono. Dopo la direzione artistica, come sempre vi cito anche il direttore della fotografia, che in ambito anime di solito è il tizio che si occupa della direzione e supervisione di cose come i VFX, color grading, compositing, eccetera eccetera. Un ruolo molto sottovalutato in realtà all'interno dei team, ma vi assicuro che è di vitale importanza per la resa estetica di una scena. Comunque la fotografia è di Matsuki Aoki, che in precedenza ha lavorato a cose come A Sign of Affection, Tonikawa e After the Rain. In ambito SAO ha lavorato come assistant director alla fotografia per i 2 film di Progressive, perciò ha anche avuto esperienza a lavorare col franchise. Lo staff dietro questo nuovo Gun Gale Online è quindi solido, con persone che sanno quello che fanno, ma non mi sbilancerei troppo sul dire che l'intera produzione avrà una qualità solida e costante. D'altronde stiamo parlando di una serie Aniplex, che per me è sempre un campanellino d'allarme su un'eventuale implosione della produzione a metà cur o giù di lì. Ma speriamo bene. Adesso passiamo alla prossima serie autunnale. Quest'anime in realtà me lo aspettavo primo in popolarità per questa stagione, ma a quanto pare nel contesto internazionale e dell'utenza di analyst in particolare non è così. Mi riferisco ovviamente alla nuova serie di Dragon Ball Daima. Ora, sta serie penso avrà particolarmente rilevanza non solo perché è Dragon Ball, ma perché è uno degli ultimi progetti in assoluto, se non penso l'ultimo in assoluto a cui ha lavorato Akira Toriyama prima di morire. Sostanzialmente Daima è un po' la versione dell'universo di Dragon Ball di una roba come Baby Looney Tunes. Tutti i personaggi sono tornati bambini e sono in una forma chibi. A livello di timeline non c'è nulla di ufficiale, ma parrebbe essere ambientato dopo la battaglia finale di Z, ma prima del finale ambientato 10 anni dopo. Sarà interessante vedere che piega andrà a prendere e se raggiungerà lo stesso livello di popolarità che ebbe l'anime di Super qualche anno fa. Sullo staff per ora non si sa molto, a parte che i chief director saranno Yoshitaka Yashima e Aya Komaki, 2 personalità comunque affiliate con Toei da molteplici anni, e a naso credo che sul fronte produzione seguiranno un po' la struttura organizzativa che c'è negli ultimi tempi con One Piece, o perlomeno è quello che spero, perché Toei con One Piece ultimamente sta davvero facendo miracoli. Dopo Daima abbiamo il nuovo sequel di Blue Exorcist. È da qualche tempo che sembra sia tornato di moda a continuare gli adattamenti animati di opere rimaste nel limbo quasi un decennio fa, e questo è l'ennesimo caso. Se vi ricordate, ad inizio anno andò in onda la Shimano Illuminati Saga, il primo sequel di Blue Exorcist in ben 7 anni. Questa nuova stagione, Beyond the Snow, non è altro che il continuo. Come potevamo già aspettarci dal tipo di produzione, anche qui la maggior parte dello staff è identica alla season precedente andata in onda quest'inverno, perciò deduco non ci saranno grossi cambiamenti sul fronte tecnico. Passiamo invece a parlare di una serie tutta nuova, Kimi wa Maid-sama. Ho visto il trailer e letto la trama di sta roba e non ha catturato per nulla la mia attenzione, anzi, però guardando tra le persone che ci hanno lavorato ho spottato effettivamente un nome di un certo peso, Ayumu Watanabe.
No, non è il Watanabe di Cowboy Bebop, quello è Shinichiro. Questo è il Watanabe di Children of the Sea, After the Rain e Summertime Render, che sono comunque opere di tutto rispetto. A parte lui però, il resto dello staff che lavora a questa serie mi pare essere nella media, senza progetti famosi o chissà quanto rilevanti alle spalle. La storia dell'anime è questa: ci sta una tizia che è stata sempre cresciuta e addestrata a fare l'assassina, ma ha scelto di abbandonare questa vita e lasciarsela alle spalle. In che modo? Ma ovviamente diventando una maid e presentandosi apparentemente a caso fuori la casa di un tizio random, chiedendogli di diventare la sua maid personale. No, non c'ha molto senso, me ne rendo conto. E al naso non mi pare manco una serie tipo Wistoria, che magari c'ha una storia banale, poco interessante, ma che eccelle sul lato tecnico. Qui mi sembra tutto bilanciato perfettamente nei canoni della mediocrità, ma se vi piacciono questo tipo di cose potreste non ironicamente apprezzarlo. Per la serie anime con trame fuori di melone abbiamo poi Tsumasho. La storia segue Keisuke Nejima, un tizio a cui è morta la moglie 10 anni fa, e sua figlia. Dal nulla una ragazzina delle elementari si presenta davanti a loro affermando di essere la reincarnazione di Takai, la moglie e madre morta anni prima. Dopo essersi accertati che la bambina stesse effettivamente dicendo la verità, i tre cominciano a comportarsi di nuovo come una famiglia unita. Vi giuro, i giapponesi si inventerebbero di tutto pur di giustificare un quarantenne che si sposa o va a letto con una bambina di 10 anni. È incredibile. Il regista dell'anime è Noriyuki Abe, director in precedenza di serie come Bleach o GTO. Ho visto il trailer e non pare troppo malvagio, ma è sicuramente una premessa strana e non so se lo consiglio. Fate un po' voi. Ora acceleriamo un po' il passo e vi elenco brevemente dei sequel di anime che non consiglio particolarmente di recuperarvi, a meno che non abbiate già visto le stagioni precedenti e sapete già che vi piacciono. Mi sto riferendo a Demon Lord Retry R, seconda stagione dell'anime del 2019, Kantei Skill Season 2, sequel dell'Isekai andato in onda a inizio anno, The Seven Deadly Sins Four Nights of the Apocalypse Season 2, la nuova stagione della serie sequel di Nanatsu no Taizai, perciò lo consiglio solo a chi effettivamente ha già visto tutto Nanatsu, Kamirabi God Up Season 2, sequel dell'aberrante anime del 2023 che ha avuto un minimo di popolarità solo perché ci era stato appiccicato per un po' il nome di Yokotaro, l'autore di Nier Automata. Oi Tonbo, second season, sequel dell'anime del golf andato in onda ad aprile di quest'anno. The Idolmaster Shiny Colors second season, sequel dell'anime di Idolmaster, anche qui andato sempre in onda nel 2024, che ho sentito soltanto per essere quel progetto di Idolmaster completamente in CGI che non è piaciuto manco ai fan più accaniti di Idolmaster. Poi New Prince of Tennis U17 World Cup Semifinal. Raga, onestamente non so nemmeno quante serie ci stanno dei Prince of Tennis. Questa è l'ennesima, quindi se lo conoscete bene, vedetelo. Se non lo conoscete non vi serve sapere che manco che cos'è. Love Live Superstar Third Season, la terza stagione di Love Live Superstar, che sarebbe la nuova serie cominciata nel 2021. E in realtà so che non è male. MF Ghost Season 2, la nuova stagione del sequel spirituale di Initial D. Natsume Yujincho stagione 7, nuova season della fantastica serie Slice of Life incentrata su Natsume e i vari yokai. Adesso finalmente posso parlarvi di qualche nuovo anime che forse non è mai da seguire. Iniziamo con Negative Positive Angler. La storia dell'anime ruota attorno a Tsunehiro Sasaki, uno studente universitario che non solo ha un grosso debito, ma viene anche a scoprire che ha solo 2 anni di vita rimasti. Vivendo i suoi giorni nella depressione più totale, un giorno viene inseguito da un esattore e cade in acqua. Viene però salvato da Ana, una ragazza appassionata di pesca, e Takaki. Ana spinge Tsunehiro a provare la pesca per la prima volta e così facendo le cose iniziano a migliorare per Tsunehiro, che trova addirittura lavoro nel negozio dove lavorano sia Ana che Takaki. E poco a poco si appassiona alla pesca. Sarò sincero, la trama mi sembra proprio quel tipo di anime strappalacrime che arrivato sul finale ti distrugge perché il protagonista riesce ad apprezzare le piccole cose della vita proprio quando sta per schiattare o robe del genere. Però devo anche dire che sembra una premessa interessante. Ho visto il trailer e mi è sembrato caruccio. Il regista della serie è Yuka Uemura, il director di Yojo Senki e Punchline. La cosa però che mi ha più colpito del trailer è l'armonia dei colori e in generale i vari filtri che ci sono applicati. E non a caso il direttore della fotografia è infatti Shinji Tonsho, il responsabile della fotografia di Mushoku Tensei e Oshiai no Sora. Non male quindi, se siete dei fan di robe slice of life drammatiche terrei d'occhio questo Nega Posy Angler. Una nuova serie con un concept decisamente originale rispetto al solito è Orb, un anime ambientato nel 1400 in Polonia che segue le vicende di un ragazzino che studia teologia, ma in seguito ad uno strano incontro sviluppa un interesse per delle teorie considerate eretiche per allora, roba un po' ispirata alla storia di Galilei o Copernico probabilmente. Poi abbiamo Mecha Ude, Mechanical Arms, anime action con un character design caruccio che parla di questi ragazzi che si fondono a degli alieni che però sono
praticamente degli arti meccanici. Ho visto il trailer e la trama non mi è parsa particolarmente interessante, ma ci sono delle scene d'azione solide e si menano le mani, quindi se siete fan di queste cose action potreste apprezzare. E siamo arrivati alla fine. Se siete arrivati fin qua vi ringrazio per aver visto tutto quanto il video. Ovviamente escono anche altri anime rispetto a questi qui che ho elencato, però se mi mettevo a dirli tutti quanti non finivamo più. E niente raga, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi contenuti e video che farò nei prossimi giorni e per il resto della mia vita. No, forse quello no.